Ciao a tutti e benvenuti in Obiettivi a mente, una rubrica di ispirazione per coloro che vivono momenti di difficoltà che non gli consentono di vivere serenamente. Il progetto prevede una serie di interviste a gente di svariate categorie che ha superato i propri limiti. Nelle diverse interviste vedremo che ci sarà un filo comune nel modo di approcciarsi alla vita e al superamento delle difficoltà. Ho deciso di fare una rubrica perché nel mondo del web è pieno, c'è già tanto materiale anche ben fatto sulla crescita personale, per cui ho pensato di proporre qualcosa di più pratico. Ho dunque preferito raccogliere le esperienze e le storie di persone che ce l'hanno fatta superare i propri limiti. Come nasce l'idea? Chiaramente nasce dal mio vissuto, che come il vissuto di tanti ha avuto alti e bassi. Pensando ai bassi della mia vita, da cui per un lungo periodo non riuscivo ad uscire, e pensando alle tante persone che conosco, amici, parenti, conoscenti, che si sentono bloccati o che vivono la vita con un senso di malessere, ho deciso di provare ad avviare questo progetto con persone disposte a raccontarsi, per dare una mano, laddove è possibile, a chi ha difficoltà. Avendo pensato a questo progetto, fondato su interviste ad altre persone, mi sembra opportuno anche raccontarmi in prima persona, prima di chiederlo a chi ospiterò e che ringrazio per avermi appoggiato nella realizzazione di questo progetto. E dunque provengo da una famiglia benestante, non ricca ma benestante, nonché figlio unico, dunque un'infanzia decisamente leggera e spensierata. Questo fino ai miei 13 anni. In una notte, per più di 10 anni, la mia vita ha avuto radicali cambiamenti, perché in una notte è iniziata la malattia grave di mio padre, che è durata circa 7 anni. Ero nell'età dell'adolescenza, dunque non facile da accettare, e dunque io e mamma iniziamo a dedicarci anima e corpo totalmente alla malattia di mio padre. Dopo aver girato per 7 anni gli ospedali di tutto il mondo, papà muore. Oltre alla morte c'è un crollo emotivo e un crollo economico abbastanza importante. Ad ogni modo decido di iscrivermi all'università, a veterinaria, do anche diversi esami, se non che durante il corso degli studi mi rendo conto che la mia vera passione era il comportamento degli animali e in particolar modo il comportamento dei cani. Per cui inizio ad allentare con gli studi di veterinaria e inizio ad approfondire quel poco che c'era allora sul comportamento dei cani. Inizio a sperimentare col mio primo cane, con Dieter, trovo una scuola di addestramento dove incontro due persone speciali, Luigi e Francesco, che vista la mia forte passione mi danno la possibilità di apprendere da loro e in cambio lavoravo per loro nella pensione dei cani, non potendo al momento affrontare la spesa della formazione. Passato un po' di tempo e acquisite un bel po' di competenze, inizio a lavorare a domicilio praticamente in tutta la Puglia, laddove mi chiamavano. E inizio a seminare, a farmi conoscere e a raccogliere anche qualche soddisfazione. Conosco Cristina, che poi è diventata mia moglie, che avendo una pensione per cani nella mia città, mi dà la possibilità di usufruire di un pezzo di terreno per poter seguire quei pochi allievi che avevo. Quindi sembra finalmente andare tutto bene, se non che proprio sul più bello si ammala mia mamma, che muore dopo qualche mese e mi ritrovo questa volta con tanti debiti e con un crollo psicologico
devastante. Toccando il fondo, inizio a bruciarmi quel poco che avevo seminato, saltando gli appuntamenti con varie scuse, dormendo fino alle 2 di pomeriggio. Insomma, un tracollo, una vera repulsione alla vita e all'affrontare la vita stessa. Se non che una zia mi indica uno psicoanalista, a cui sarò grato per tutta la vita, anche se temevo che mi desse dei farmaci. Invece a sorpresa, tranne che in rari casi, non prescriveva mai farmaci, ma faceva solo psicanalisi. In breve tempo, questo dottore mi dà la possibilità di comprendere che gli eventi non possiamo controllarli, semplicemente accadono, ma che l'interpretazione e la reazione agli eventi stessi fa la differenza. Così mi rimetto in gioco. L'obiettivo era chiaro, io da grande volevo fare l'addestratore, ma non avevo mezzi economici e dovevo risolvere una situazione di debiti abbastanza importante. Per cui trovo lavoro come aiuto operaio presso una centrale elettrica e dalle 6 di mattina alle 17 di pomeriggio andavo in cantiere a lavorare. E tornato a casa, dalle 18 alle 22, senza neanche il tempo di farmi una doccia, seguivo quei pochi allievi dell'addestramento, facendo i corsi di educazione. Questo perché non volevo rinunciare assolutamente al mio sogno di diventare addestratore a tempo pieno e di vivere di questo lavoro. Sicuramente tra chi sta seguendo questo video ci sarà qualche mio vecchio allievo a cui sono particolarmente affezionato, che ricorderà come sono partito, arrabattandomi tra orari, lavoro, impegni. Nel tempo riesco ad eliminare il lavoro della centrale elettrica e grazie al mio amico Luciano, che nella mia città ha un importante negozio per animali, approdo come rappresentante di un'azienda mangimistica che cercava appunto un rappresentante in zona. Questo mi dà l'opportunità di conoscere parecchi veterinari che non conoscevo, parecchi negozianti, che iniziano a inviarmi parecchi allievi per l'educazione dei cani. Quindi in poco tempo, in qualche mese, incomincio ad avere un ottimo giro di clienti. E da allora qualche soddisfazione cinofila, in 20 anni di carriera, forse qualcosa anche in più, me la sono anche tolta. Sono diventato figurante ufficiale, che era uno dei miei sogni, giudice responsabile del Sud Italia per conto di un ente di promozione sportiva e varie altre cose che allora sembravano irraggiungibili. 4 anni fa decido di avvicinarmi al mondo della psicologia umana questa volta, che era un altro sogno che avevo nel cassetto, per cui mi iscrivo parallelamente a 2 corsi da mental coach che avevano 2 approcci differenti. Faccio delle esperienze indimenticabili, meravigliose, e in una delle 2 scuole, il Master Coach Italia, divento coach e successivamente mi specializzo in life coaching. Questo è stato un altro piccolo traguardo che ho raggiunto con la pazienza di aspettare i momenti giusti e con l'idea sempre di credere che prima o poi questa cosa l'avrei realizzata. Oggi questa passione si sta riproponendo in queste rubriche che vi sto presentando, che è per me un modo per dare un supporto a qualcuno laddove rientri nelle mie possibilità. Pertanto confido nell'aiuto anche vostro e vi esorto, qualora avesse voglia di raccontare la vostra storia
sul superamento di qualche difficoltà per raggiungere la serenità emotiva, di contattarmi privatamente. E questo sarebbe un bel contributo nei confronti di chi ha bisogno di superare dei momenti difficili. Tornando a me, ora vivo da 2 anni in Spagna, cambiamento non facile, come tutti i cambiamenti, avendo poi 2 attività, casa, amici, parenti. Ma quando il cuore ti dice che manca qualcosa e che devi cambiare, il cuore devi ascoltarlo, nonostante la testa dica tutt'altro, dica proprio l'opposto. Nel frattempo mi sono appassionato al trading e dunque ai mercati finanziari e ho intrapreso anche qui diversi corsi per capire questo mondo assolutamente misterioso per me. L'idea di avere sempre progetti da realizzare è qualcosa che ti dà la forza per superare le varie difficoltà che si incontrano, ma soprattutto per sentirsi vivi. Questa rubrica, ad esempio, non so se avrà un seguito, mi auguro di sì, e mi farebbe tanto piacere, ma se così non fosse, comunque sto facendo qualcosa che mi piace e che mi fa stare bene, che è il condividere con voi le storie di persone che ci possono ispirare. Concludo salutandovi e ringraziandovi per aver seguito questo video fino alla fine e vi aspetto alla prima intervista tra qualche giorno e se il progetto vi piace vi invito ad iscrivervi al canale e a inserire un like, un mi piace sotto ogni video e qualora aveste suggerimenti o commenti inseriteli tranquillamente nei commenti sotto i video e terrò in considerazione qualsiasi suggerimento. Vi ringrazio e al prossimo video. Ciao!